Ciao a tutti ragazzi, bentrovati. Io vi ringrazio tantissimo per tutti i messaggi, per l'accoglienza che avete dedicato a questi video di approfondimento anche musicale, non solo strumentale, e soprattutto l'interesse, diciamo proprio anche nel dettaglio delle questioni di cui discutiamo, ecco. Allora, io questo video si collega, diciamo, a il primo sulla pronuncia e l'improvvisazione, quello dove vi parlavo dell'aspetto anche proprio legato al nostro modo di parlare, di proporre le frasi, le parole e quindi anche la musica. Io volevo collegarmi a quello nel senso che io stavo ancora suonando in si bemolle in questo caso, fondamentalmente muovendomi nello stesso modo, ma avevo spostato il centro tonale. Questo era per introdurre la questione modale, è un'introduzione, chiaramente quella che faremo, e per cominciare ad immagazzinare anche proprio il linguaggio e questi suoni. Parlo di suoni, mondi più che altro, perché in realtà questo mondo qui viene dall'antica Grecia, molti di voi lo sapranno, probabilmente hanno anche studiato approfonditamente l'argomento, che è tra l'altro molto interessante e molto particolare. In realtà non erano considerate proprio delle scale, erano dei gruppi di note, erano chiamati tetracordi ed erano gruppi di 4 note sovrapposti. Chiaramente nell'antica Grecia a questa cosa davano anche una connotazione addirittura religiosa. Ad alcune di queste scale veniva dato un potere, addirittura quello di infondere coraggio nei soldati, piuttosto che quello di creare un'atmosfera gioiosa e di festa, piuttosto addirittura che alcune come il lidio invece per esempio erano considerate addirittura trasgressive, legate insomma a una situazione più godereccia, ecco, mettiamola così. E quindi insomma è chiaramente un mondo lontanissimo, però non è esattamente così lontano, perché l'approccio che voglio portarvi io non si discosta moltissimo da questo discorso. Vorrei che appunto interiorizzaste il suono e l'atmosfera che creano queste scale. Se io parto da quella maggiore e suono in tonalità maggiore, sono in si bemolle maggiore, con lo stesso materiale che stavo utilizzando prima quando ero spostato. Ricordatevi sempre la questione della pronuncia. Pensare sempre di parlare, di dire qualcosa. Comunque, questo è un discorso che bisogna sempre tenere a mente, per quello lo ripeto. Però adesso spengo perché sennò ci avete sotto sta roba che vi romperà l'anima per tutto il tempo. Comunque stavo usando il materiale in si bemolle. Ecco, ricordatevi, importante sempre collegare questo discorso anche a quello del blues che stavamo facendo, nel senso che all'interno di tutte queste scale che ora vedremo ci sono anche le pentatoniche e possono essere utilizzate. Quindi centrotonale in questo caso era si bemolle e abbiamo usato la scala di si bemolle, esclusivamente la scala di si bemolle. Se io sposto il centrotonale sulla scala in modo diatonico, mi sposto dal primo grado al secondo grado. Io adesso sto suonando in si bemolle per evitare di suonare in do e di creare confusione, perché credo che, come dicevo l'altra volta, in do poi tutti i tasti bianchi, sì, si capisca, sia più facile, ma si capisca anche un po' meno. Vado sul secondo grado della scala, possiamo farlo in qualunque tonalità, mi sposto e vado sul secondo grado, rispettando quelle che sono le alterazioni che ci sono in si bemolle. Quindi fondamentalmente la scala maggiore di si bemolle, partendo da do, partendo dal secondo grado, ho questo. E in questo caso chiaramente abbiamo una scala minore, perché c'è la terza minore. Questa scala ha una struttura che è un tono, un semitono, un tono, un tono, un tono, un semitono e un tono. Questo per chiarire, per tornare al discorso che facevano loro, i greci ai tempi, ragionavano in questi termini, cioè le distanze fra le note e l'effetto che facevano. Tra l'altro, vabbè, ci sono delle cose assurde, tipo che queste 4 note andavano suonate in maniera discendente, cose, andatevi a leggere, veramente è davvero interessante come
vivevano queste cose all'epoca e per che cosa venivano utilizzate. Quindi tutto questo arriva comunque da quelle che sono sensazioni, quindi questo è importantissimo. Ora, dorico, facciamo partire adesso il centro tonale e do. Suono quello che c'è in si bemolle, stesso materiale. Questo è il mondo dorico. Cosa importante, considerate che in tutte queste scale avete anche l'opportunità di giocare con delle pentatoniche che ci sono all'interno, tra cui in questo caso la pentatonica esattamente ricostruita di do minore, nel senso che qui abbiamo, quindi possiamo utilizzare e mescolare all'interno del discorso che stiamo cercando di fare. Quindi centro tonale cambiato, abbiamo messo do e siamo in modo dorico. Ora, se spostiamo un'altra volta il centro tonale, vado in quello che era l'esempio che stavo facendo nell'introduzione, andiamo sul terzo grado della scala maggiore e lo prendiamo come centro tonale. Quindi questo sarà il modo frigio. Stesso materiale, stesse note. Come sentite il mondo cambia, diventa un po' più spagnolo. Questo per dire, quando cominciate ad avere dimestichezza con queste scale, con questi movimenti, con dei voicing si dice, perché non bisogna mettere la S, così mi hanno detto, insomma. Lo dico in tutti i video, questo discorso qua lo faccio. Quando qualcuno mi dirà sì, guarda che è così, io mi tranquillizzerò. Nel senso, la S non si mette quando in italiano si dice una parola in inglese al plurale. Così mi hanno spiegato. Vabbè, questa non c'entra niente. Comunque, tornando a noi, abbiamo detto, questo è il modo frigio ed è quello un po' più spagnoleggiante. Sentite. Le stesse, proprio anche frasi che faccio, che fanno parte del linguaggio, no? Se le sposto e le metto in un altro contesto, spostando il centro tonale, prendono completamente un altro senso, perché i gradi all'interno della scala si sono spostati, si è spostato anche proprio il centro tonale dove siamo, ma anche il modo. Quindi in questo caso siamo in re minore, ma stiamo suonando. Questo è il mondo che si crea. In questo senso i greci lo prendevano come atmosfera, cioè erano delle suggestioni che creavano un'atmosfera, ecco, mettiamola così, che poteva essere appunto andate in guerra, soldati e combattete, piuttosto che c'è la storiaccia, piuttosto che facciamo festa, insomma tutte queste cose qui dipendeva e lì probabilmente i musicisti dell'epoca con gli strumenti che avevano dovevano stare lidio, frigio, dipendeva un po' da come andava la serata. Probabilmente. Insomma, vabbè, non so immaginare esattamente quale fosse il contesto, ma questo è quello che ci arriva, quello che ci hanno raccontato, poi quello che succedeva veramente non lo sapremo mai. Allora, abbiamo raggiunto questo modo, ci spostiamo di nuovo, andiamo avanti in modo chiaramente rispettando i gradi della scala maggiore, arriviamo al quarto grado e siamo nel mondo lidio, quello, come dicevo, che era considerato quello un po' più sporcaccione.
sentite, qui c'è un po' di Napoli. Questa cosa è molto utilizzata per creare un certo tipo di atmosfere. Nel mondo jazzistico questa cosa è stata usata tantissimo e ha un fascino incredibile questo mondo. Chiaramente quello che è interessante è anche quando si utilizzano queste situazioni, il concetto è un po' suonare considerando veramente anche quello che si farebbe poi in una tonalità come il si bemolle quando la si considera maggiore, però col centrotonale spostato succede questa cosa dove si creano delle vere e proprie situazioni emotive, no? C'è un collegamento emotivo che cambia quando ci si sposta. Poi, chiaramente, poi queste cose vanno anche contestualizzate, poi a livello tonale ci sono anche dei riferimenti, perché chiaramente queste scale sono anche poi da considerarsi collegate al grado dove la stiamo costruendo. Nel prossimo caso noi siamo arrivati al modo misolidio, altro modo estremamente utilizzato, e il modo misolidio è quello costruito sul quinto grado. Per esempio lo usiamo tantissimo quando andiamo sul quinto grado dell'accordo, ma lo usiamo nel senso che pensiamo nel senso, lo usiamo per risolvere, ma stiamo suonando sempre in si bemolle. Diciamo che il modo misolidio si utilizza spesso perché è costruito sulla dominante e quindi è il modo più semplice per affrontare la dominante. Ora, cosa succede? Che se noi lo utilizziamo come centrotonale, entriamo in un mondo, anche questo molto utilizzato. Questo è un classico, nel senso che soprattutto in ambito prog anche la scala maggiore con la settima chiaramente risolve tutto quello che c'è all'interno del blues, un accordo maggiore con un suono di dominante. Abbiamo tutti gli ingredienti a disposizione, abbiamo anche la sesta, quindi ecco, qui dentro c'è la pentatonica, come avete sentito c'è tutto quello che serve, ed è per questo che in ambito rock prog era utilizzatissima e ha questo suono. Se lo utilizziamo a modo nostro, con la nostra pronuncia e i nostri mondi nella scala che abbiamo a disposizione, ecco, molti di voi mi hanno chiesto quando fai quegli accordi cosa fai, cioè con la scala di si bemolle. Nella maggior parte dei casi muovendomi, aprendo l'accordo per quarte, cioè lavorando sulla scala e muovendomi per accordi quartali, per poi tornare invece a voicings più semplici e più legati al mondo tonale, quindi per terze. Questa è una cosa che poi affronteremo nei video che riguardano l'armonia. È una cosa molto interessante perché crea appunto questo respiro. Ora, siamo arrivati al mondo, quello, diciamo, uno dei più utilizzati. Poi ce n'è uno ancora più utilizzato, nel senso che siamo arrivati al sesto grado e quindi alla relativa minore di si bemolle. Fondamentalmente qui stiamo suonando in sol minore. Qui è interessante pensare di essere in si bemolle, no?
potrebbe essere un'idea. E in questo caso chiaramente la sensazione è quella minore, molto, molto, molto naturale, nel senso che siamo abituatissimi a utilizzarla, però il modale ci mette sempre nella condizione di usare anche altro materiale che noi scopriamo. Questo esercizio serve anche proprio per digerire questi mondi e farli nostri. E piano piano, con la pronuncia, il discorso che abbiamo sempre fatto, costruire un nostro modo di parlare all'interno di questi sono tutti mondi che poi l'applicazione, quella diciamo nel mondo tonale, può essere vista da vari punti di vista. Alcuni estremamente avanzati, molto tecnici, dove queste scale poi vengono usate in certi contesti perché funzionano per creare tensione verso altri accordi, però in realtà è il discorso che abbiamo fatto fin dall'inizio, è quello di cercare di farli diventare dei suoni che noi conosciamo, che fanno parte del nostro vocabolario. E poi allora cominciare a vedere, sperimentando noi, quali di questi strumenti sentiamo adeguati per muoverci all'interno degli accordi o per portarci da un posto all'altro. Ehm, Però la cosa più importante è sperimentare, per farlo a modo nostro, per arrivare al punto di aver trovato. Poi se il nostro modo scopriamo che l'ha fatto, sicuramente questo capita, è normale, ma che poi un'altra persona l'ha fatto, però non sarà mai esattamente la stessa cosa, perché noi ci siamo arrivati con un altro processo, no? E questa è la cosa importante. Ora, qui eravamo in sol minore fondamentalmente, poi saliamo ancora e incontriamo il locrio. Questo modo che abbiamo visto, quello del sol minore, si chiama eolio, ed è il modo minore praticamente, e poi c'è il modo locrio, che per la seconda volta abbiamo l'intervallo di semitono all'inizio della scala, cioè nel senso che questa è la scala costruita sul settimo grado della scala maggiore. Prendiamo come centrotonale queste, abbiamo subito il semitono. Sentite, qui c'è dentro la diminuita. Ecco, in questo mondo è interessante spostarsi utilizzando la pentatonica, che è costruita, quella che c'è sul re minore pentatonico, che è all'interno di questa scala. Cominciamo a interiorizzare il sound di questa scala. Interessante, è un sound molto particolare. Ecco, tutti questi mondi qui vanno frequentati, secondo me. C'è bisogno di stare tanto su queste cose, secondo me tanto, voglio dire, quello che serve per sentirle proprie. Ognuno di questi mondi ha la sua collocazione. Poi ognuno di noi trova la sua strada per utilizzarli. Non so come dire, c'è chi ci ha scritto anche dei trattati anche solamente prendendo una di queste scale, cominciando a ragionare, spostando tutto, ma lì poi si entra fondamentalmente in quello che è la musica tonale, la musica e la musica modale sono la stessa cosa, le note sono quelle, si tratta semplicemente del punto di vista. Non è una questione, ma quello suona modale, cioè suonare modale è stato un momento storico, è una cosa differente. Se voi mettete su i dischi del periodo tra la fine del 60 e l'inizio del 70 di Davis, di Zawinul, di tutto quel mondo, loro avevano trovato il modo di stare in un altro pianeta musicale. C'è dentro una profondità artistica che non c'entra niente con che scala stai usando, è una cosa differente. C'è una ricerca talmente forte di quella cosa lì che si sente la terra, si sente l'umanità che si muove, che cresce dentro questa cosa qui, è una cosa gigantesca a livello musicale, arriva nel profondo
stanno su un accordo per 10 ore, ma non è quello lì il discorso, cioè poi quello è un mondo che se ce l'avete e vi piace, vi mettete, è un viaggio, è una cosa differente. L'applicazione di queste cose va alimentata standoci sopra e questo se vi create una situazione così magari di groove che vi permette di lavorare con un centro, spostando il centro tonale con facilità, vi ritroverete a riascoltare delle idee che vi sono venute in un mondo diverso, semplicemente spostando il centro tonale e utilizzando gli stessi suoni, che sono quelli che fanno parte di una scala. Spero che sia chiaro quello che volevo spiegare. Vi ripeto che è molto interessante anche così andare a guardare 2 o 3 cenni storici perché sono davvero strani, interessanti, insomma fanno fare un bel salto nel passato. In questo caso le scale, il tipo di scale che si utilizzavano, che non erano scale, come dicevo, si chiamavano tetracordi ed erano dei gruppi di note, eh, ve- mh, la differenza fra queste e il modo era il modo nel senso che era proprio l'atmosfera che dovevano creare per intrattenere le persone. Quindi è molto interessante e divertente. Io rinnovo il ringraziamento nei vostri confronti perché siete di una gentilezza sempre veramente sopraffina e spero che vi piacciono questi appuntamenti. Era un'introduzione al mondo modale, ma in realtà in questa introduzione poi c'è un po', c'è molto materiale da digerire e da far diventare proprio, perché come vi dicevo, come dico sempre, la cosa che ci interessa di questo tipo di appuntamenti è quello di fare in modo che queste cose partano da noi, abbiano il nostro suono, il nostro linguaggio, la nostra pronuncia, il nostro modo. Ecco. Qui siamo di fronte a uno degli approcci più liberi nell'ambito musicale e quindi è molto interessante, è molto interessante. Io vi ringrazio, vi saluto, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per avere mie notizie quando faccio altri video e ci vediamo presto con un altro di questi appuntamenti e con poi tutte le parti strumentali, tastiere, eccetera. Ciao ciao ciao.